Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. Come mancare al narcisista quando non ti vuole più? Come mancare a un narcisista e anche a una donna narcisista? Farti desiderare, farti percepire di valore, mostrarti femminile, non rivelare troppo di te. Sì, sono tutte precondizioni queste. Chiaramente per renderti desiderabile a un uomo in generale. Sono cose che si suggeriscono e che possono anche andare bene, anche se poi vediamo come ci siano comunque donne non femminili, senza particolari qualità e valori, insieme con uomini più che apprezzabili e a uomini super innamorati di loro. Come mai? Forse perché la cosa più importante è quello che si dice mindset, la giusta mentalità, il modo in cui ti percepisci, la sicurezza in te stessa e in te stesso, l'autostima. Certo, queste sono le cose più importanti, sono le basi su cui poi si può e potrai mettere ogni altra cosa di contorno. E poniamo il caso che il narcisista ti abbia scartata e non ti vuole più, e magari proprio non ne vuole più sapere di te, perché magari hai provato più volte a cercarlo. Il lavoro è molto molto più faticoso in questo caso e si tratta proprio di un lavoro se si vuole recuperare qualcuno che in generale non ha più fiducia in te o in base al suo punto di vista ti percepisce come una zavorra che ha preferito gettare. E più che probabilmente, anzi 99, anzi direi anche 99,9% in questi casi il narcisista ha anche un'altra conquista o riconquista su cui ha virato ogni sua direzione. Quando si tratta di un narcisista, interroghiamoci comunque sempre per prima cosa se valga veramente la pena di perdere energie nel rivolerlo indietro. Il narcisista, se tale è, non ti ha certamente amato e non potrà mai amarti. Ma a volte c'è anche il desiderio di togliersi la soddisfazione di riavere un ex. Anzi, diciamo in questi casi la soddisfazione di riavere il narcisista, tenendo però presente che le giustificazioni che ciascuno cerca di fare a se stesso in questi casi sono svariate, ma sono sempre appunto e praticamente delle giustificazioni che ci si vuole dare, perché alla fine si tratta di rivolere e sperare di riavere un amore che poi di fatto non c'è stato. Tieni presente che ogni situazione va a sé, quindi qui parlo in linea generale di alcune fondamentali precondizioni che ingenerano o possono ingenerare un senso di mancanza in un ex o una ex, ma poi vanno rimodulate o mutuate nella situazione specifica. La prima cosa da fare se vuoi mancare al narcisista è di rifare innanzitutto ordine, se necessario, in te stessa, forzando i tuoi bias cognitivi ed affettivi, andando a far leva in particolare su quello detto della confabulazione o della falsa memoria. Questa leva cognitiva serve a ricreare una memoria diversa da quella che hai del tuo ex e ristrutturarla in modo da non vederlo più sotto una lente praticamente mitologica e innalzante, ma sotto quella che ti fa percepire e che ti farà percepire l'ex come una persona tra tante altre. Ma anche, diciamo pure, per la persona che in definitiva lui è. Insomma, se si tratta di un narcisista, puoi fare un bel e lungo elenco dei difetti o diciamo pure dei sintomi e solo così potrai riguadagnare la giusta equidistanza dal tuo ex e anche dal tuo modo e prima di tutto dal tuo modo di mitizzarlo. Se stai soffrendo per lui è anche e proprio perché lo stai innalzando, lo stai mitizzando, lo stai vedendo come qualcosa che in definitiva non è, perché se pensi a lui come era all'inizio, beh, quello non era la vera persona che lui è. Il narcisista non è l'uomo come si è presentato nella sua fase magnifica del love bombing. Sì, lo era, ma non era proprio e non è l'uomo delle favole. Fase magnifica del love bombing, ma magnifica sempre tra virgolette perché poi cela quello che c'è poi dietro.
E questa è una rimodulazione percettiva imprescindibile se vuoi approcciarti a un eventuale recupero che funzioni in quanto tale. Però, ripeto, se si tratta di un narcisista non ne vale la pena comunque. Se hai qualche dubbio che lo sia, allora d'accordo, questo ha anche un senso che tu possa fare un tentativo. In questo caso non farti traviare dai modelli che il narcisista ti ha manifestato del suo ideale di donna, che non è quasi mai il suo vero ideale, perché poi potrai notare le donne con cui è stato insieme o si troverà ad essere in relazione non sono proprio così confacenti a quell'ideale. E tieni anche presente che è sempre l'emotività la leva per conquistare o riconquistare chiunque, perché siamo tutti e sempre emotivi di fronte all'amore e al desiderio. E un altro modo per mancare a un ex dalla personalità narcisistica è di non mostrarti assolutamente contrariata o ferita per il suo scarto e anzi dargli ragione, magari ringraziandolo della sua saggezza, del fatto di averti preceduto, non con ironia, ma proprio con convinzione. E poi in definitiva puoi mancare un narcisista solo sulla base di come potrai ricostruire la tua vita. E poi se non dovesse più farsi vivo il narcisista è un bel guadagno per te. E poi alla fine il tempo che trascorrerà, come dicono anche certi adagi, finisce certamente per coprire ogni ferita, a patto che però tu riempia quanto più possibile la tua vita di esperienze cementanti e che ti procurino chiaramente soddisfazione. Le relazioni sentimentali, ma anche i rapporti d'amicizia veri, hanno sempre modo di ricostituirsi, perché capita anche nei rapporti più solidi che una coppia possa entrare in crisi, ma in quel caso ci sarà sicuramente modo di ristabilirla e anche più solida di prima. Nel caso della relazione con un narcisista invece non è proprio così. Considera che l'eventuale ritorno non avrà niente di autentico, ritroverai la stessa identica persona che ti ha prima scartato o che si è fatta scartare. Poi ci sono tanti altri metodi che possiamo vedere insieme e calandoli nell'ambito ovviamente del caso specifico. In tutti i casi non dimenticare che esistono tanti uomini e donne, grazie al cielo, molto molto migliori e più validi di narcisisti manipolatori. Qual è il tuo caso? Sei ancora in una relazione difficile o vi siete lasciati? E quello che vorresti sarebbe proprio di riavere l'ex o la ex, che magari reputi possa essere un narcisista o una narcisista. Io ti saluto, se ti piace, apprezzi il video, lo trovi utile, metti un mi piace, condividilo, così potrà essere apprezzato e tornare utile anche ad altri. Grazie della tua presenza, sono sempre felicissima di leggerti, di rispondere alle tue domande e di confrontarmi con te. Un abbraccio forte e a presto! Ciao, ciao, ciao!